Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video per parlare della bufera che sta coinvolgendo Felix Zweier, l'arbitro di Inter-Liverpool, con una squalifica in passato per coinvolgimento nel calcio scommesse. Andremo a vedere di cosa si tratta e perché la sua direzione arbitrale ha lasciato tanti dubbi al di là del calcio di rigore. Andremo poi a vedere le ultime sugli infortuni di Çalhanoğlu e Acerbi e una situazione legata al calciomercato, in primis con un Dumfries che potrebbe essere lontano dall'Inter il prossimo anno e una voce riguardante invece giovane, l'attaccante dell'Hellas Verona. Naturalmente, come al solito, vi ricordo un bel like al video, l'iscrizione al canale, due semplici operazioni che però danno un grande supporto, campanella delle notifiche attiva invece per non perdere nessun contenuto futuro. Iniziamo da quella che è la bufera che sta coinvolgendo Zweier. Circa 20 anni fa è stato squalificato dalla federazione tedesca per calcio scommesse. Ricevette 300 euro, era un giovane guardalinee in una partita di un campionato inferiore e ricevette 300 euro dall'arbitro. Inizialmente non denunciò il fatto, si costituì solo successivamente, cosa che gli ha permesso di non essere radiato e di essere squalificato soltanto per 6 mesi. In realtà Zweier non è nuovo a direzioni arbitrali alquanto discusse. Una risale al 2021 in una sfida tra Dortmund e Bayern Monaco, negò un rigore alla squadra del Borussia Dortmund con Bellingham che appunto sbottò contro l'arbitro. E in realtà, insomma, ci sono state anche altre situazioni. Un arbitro quantomeno dalle dubbie capacità, ecco, oserei dire, e anche la direzione della gara tra Inter e Liverpool. Per chi mi conosce sa, per chi segue altri video, che io raramente do spazio ad idee complottistiche, però è una direzione che lascia tanti dubbi e se non c'è un complotto, perché io non voglio credere che ci sia un complotto, quantomeno è stato designato un arbitro inappropriato per quella partita, o forse un arbitro completamente inappropriato per il palcoscenico europeo. Mi spiego meglio, c'è un rigore alla fine che, come abbiamo detto, è un rigore assolutamente che non c'è. Poi abbiamo parlato ampiamente, non abbiamo giustificato la sconfitta soltanto col rigore, abbiamo parlato anche ieri di un'ingenuità che ha potuto commettere Bastoni, però insomma c'è un rigore assegnato che non c'è e l'UEFA che ha sottolineato che l'intervento del VAR è sbagliato. Il VAR non doveva richiamare l'arbitro perché non si tratta di chiaro ed evidente errore. A cosa mi riferisco quando dico che è tutta la direzione che lascia dubbi? Il gol annullato al Liverpool, c'è un tocco di mano evidente su quell'azione, non è chiaro il motivo perché l'arbitro impieghi oltre 5 minuti per decidere. L'arbitro e il VAR fanno un controllo molto prolungato in quell'azione quando è chiaro a tutti che c'è un tocco di mano ed il regolamento è altrettanto chiaro. Se c'è un tocco di mano e subito dopo c'è un gol, il tocco di mano è falloso. Punto. È uguale se aumenta, se non aumenta il volume del corpo, se è volontario, se è involontario, ma non si spiega perché c'è un controllo così lungo. Controllo che invece magicamente dura 5 secondi sul mani di Van Dijk nell'area del Liverpool. Ora possiamo discutere, potrebbe non essere calcio di rigore perché il braccio non è molto largo seppur aumenta il volume del corpo, perché magari la posizione del braccio è congrua al movimento, è in posizione naturale, possiamo essere d'accordissimo, ma è alquanto anomalo che su un episodio del genere, che comunque ferma un pallone diretto in porta, il controllo VAR duri davvero pochissimi secondi, quando poco prima invece un controllo che sembrava molto più semplice è durato diversi minuti. Ecco, io non voglio pensare al complotto come detto prima, però sicuramente è un arbitro inappropriato da designare in una partita così importante e una direzione del genere può andare poi a praticamente intaccare il cammino europeo di una squadra. Poi, come si suol dire, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E l'Inter, dopo Madrid, dove c'è un gol dell'Atletico conseguente ad un fallo di mano, riceve un'altra
un altro danno dagli arbitri, perché di tale si tratta. Ecco, quel punto con Liverpool poteva essere pesante. Arriviamo invece, ecco, alle ultime direttamente in casa Inter, quindi sugli infortunati. Partiamo da Acerbi, è sicuramente quello più grave dei due infortunati in Inter-Liverpool. Per Acerbi risentimento al bicipite femorale della coscia destra, praticamente almeno un mese di stop. Mese di stop che quindi porterà Acerbi a perdere diverse partite. Andiamo anche a vedere quali partite salterà il difensore nerazzurro. Sicuramente salterà Genoa-Inter, la Supercoppa, quindi con Bologna-Inter, e ci auguriamo anche l'eventuale finale. Atalanta-Inter, Inter-Bologna, Parma-Inter, quindi anche partite alquanto, ecco, delicate come Atalanta e Bologna. Potremmo riaverlo a disposizione tra Inter-Napoli e Inter-Lecce, quindi ciclo di partite complicate con la Supercoppa, con la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, le sfide con Bologna e Napoli. Insomma, perdita importante quella di Francesco Acerbi, che per quanto, ecco, quest'anno abbiamo parlato, può far fatica con la difesa alta, però ad oggi è ancora il titolare della difesa nerazzurra. Per Çalhanoğlu invece la situazione è diversa, non è stato ritenuto necessario fare degli esami strumentali, rimarrà fuori contro il Genoa e tutto porta a pensare che possa essere Barella a sostituirlo in cabina di regia, però potremmo riaverlo per la Supercoppa e questa è sicuramente un'ottima notizia, perché in rosa non c'è un regista di riserva. Ecco, chiunque venga schierato al posto di Çalhanoğlu è un calciatore adattato, che sia Barella, che sia Zielinski, che sia Sucic. Forse una delle mancanze della rosa, o forse anche una scelta chiara anche di Christian Chivu di non avere un regista di riserva, però insomma sicuramente è complicato fare a meno di Hakan Çalhanoğlu e per fortuna dovremmo fare a meno forse soltanto per la trasferta di Genova. Capitolo Dumfries, sia per quanto riguarda l'infortunio che per quanto riguarda invece il mercato. Per quanto riguarda l'infortunio, Dumfries ha ancora dolore alla caviglia. Ipoteticamente oggi potrebbe scendere in campo magari con una fasciatura, però il calciatore deve sentirsela, perché è chiaro che poi in queste situazioni si può anche peggiorare la situazione. Se invece si attende che vada completamente via il dolore per Dumfries, ovviamente i tempi sono più lunghi e al momento sembrano anche difficilmente stimabili, quindi ci si augura comunque di recuperarlo quanto prima, perché anche lì si fa fatica a sostituire Denzel Dumfries. E occhio, perché potremmo trovarci il prossimo anno a dover sostituire Dumfries effettivamente per una partenza. Dumfries ha cambiato agente, da Mendes è passato ad Ali Barat, che è un agente che è molto legato alla Premier League tra le altre squadre, e questa è una situazione che può aprire a scenari di partenza. Ecco, molto spesso vediamo che il cambio di agente praticamente è il preludio ad un cambio squadra. Difficile che possa avvenire a gennaio. Qualcuno ha anche vociferato l'ipotesi di una partenza a gennaio, però è decisamente più complicata, perché a gennaio bisognerebbe andare a trattare con l'Inter. Il problema è che a luglio sarà nuovamente valida la clausola da 25 milioni e purtroppo sappiamo, per le qualità di Dumfries, 25 milioni sono davvero una cifra bassissima. Ovviamente dovesse qualcuno pagare quella clausola Dumfries non si opporrebbe se fosse un top club, nel senso, se arriva di nuovo il West Ham come era arrivato lo scorso anno, Dumfries rimarrebbe volentieri a Milano. Se arriva una big di Premier o eventualmente il Barcellona di cui si era tanto parlato la scorsa estate, insomma la situazione potrebbe essere diversa e poi a quel punto bisognerà cercare un sostituto. Uno dei nomi, secondo me, ecco, non è stato accostato, forse la settimana scorsa è stata più un'ipotesi che altro, però uno dei nomi che io proverei a prendere è Palestra, in forza al Cagliari ma in prestito dall'Atalanta. Sappiamo, non è facile trattare con la Dea e non basterebbero i 25 milioni, così come sappiamo che Palestra non ha neanche lo status di Dumfries, perché è un ottimo calciatore ma dovrebbe fare il salto di qualità, dovrebbe, ecco, adattarsi al top club. Però se andiamo a valutare in generale, per prendere un calciatore delle qualità di Dumfries, già abituato al top club, con l'esperienza e l'età di Dumfries, probabilmente servirebbe una cifra, se non di 50 ma di 45 milioni,
potrebbe servire. Ecco, Palestra forse potremmo prenderlo anche con qualche milione in meno e sicuramente ha dalla sua ampi margini di miglioramento. Ovviamente ad oggi sono soltanto delle ipotesi, perché Dumfries è ancora un calciatore nerazzurro, quantomeno fino a quando qualcuno non pagherà la clausola in estate. Chiudiamo anche col nome di Giovane, perché continuano a circolare notizie secondo le quali l'Inter sarebbe interessata a chiudere per il calciatore già a gennaio e lasciarlo poi in prestito al Verona fino a giugno, perché naturalmente il reparto offensivo dell'Inter in questo momento è al completo e per il Verona questa sarebbe un'ottima soluzione. Il punto è, se davvero l'Inter dovesse affondare al colpo per Giovane, probabilmente potrebbe esserci una cessione in estate, perché viene difficile pensare che in un reparto saturo con riserve che stanno dando delle certezze, perché Bonnier e Esposito stanno dando delle certezze, una squadra come l'Inter, attenta ai conti, possa poi andare ad investire 20-25 milioni per un quinto attaccante. Molto più probabile che possa esserci una cessione. Se davvero dovesse esserci la cessione, temo che ne possa essere una pesante, non tanto Lautaro quanto Thuram, che tra l'altro va in scadenza tra 2 anni e mezzo se non vado errato, e anche lì poi bisognerebbe trovare l'accordo per il rinnovo. Naturalmente io mi auguro che queste voci vengano smentite, perché è chiaro che sostituire Thuram non è mai semplicissimo, peggio ancora se dovesse essere sostituito con un calciatore sì giovane, tra l'altro di nome e di fatto, con ampi margini di miglioramento, dalle ottime prospettive, però comunque che non è quantomeno ancora Thuram, quindi potrebbe rappresentare un passo indietro questo per l'Inter. Mi auguro che siano voci che saranno poi smentite dai fatti. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia su questa bufera che sta coinvolgendo l'arbitro di Inter-Liverpool, sia sulla situazione Dumfries ed eventualmente la situazione in attacco. Insomma, come al solito, sfruttiamo la sezione apposita per confrontarci e come sempre, invece, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!